E devo dire che quel signore che stasera segna 3 gol al City mi mette nei guai, mi scombussola a tutti i piani e spazza via tutte le mie certezze, perché io ho sempre pensato e sempre detto, no, ma la perfezione non esiste. Per me il giocatore da 10 in pagella, no, non può mai, non si può mai concretizzare, ci sarà sempre una sbavatura. La perfezione esiste, si chiama Federico Valverde, mamma mia. Clamoroso, clamoroso quello che ha fatto. Un centrocampista che, che ha giocato una vita anche da difensore, che però stasera ha segnato come se fosse un attaccante. Clamoroso, clamoroso. 3 gol diversi, 3 gol importanti, 3 gol che mostrano tutto il suo repertorio, tutto alla mercé di noi tifosi che ci mettiamo e ammiriamo, perché giocatori del genere vanno veramente ammirati e se possibile in qualche modo lodati. Ma da lodare per quanto mi riguarda è tutta la prestazione del Real. Valverde eccelle in una squadra però che davvero si è fatta trovare impeccabile, no? Io guardavo la fase difensiva del Real, la fase difensiva del City, ecco, ho visto i due poli, i due poli. Ne parliamo, ne dobbiamo parlare. In realtà vorrei anche un po' ampliare poi il discorso su altre partite che abbiamo visto, perché perlomeno io mi sono soffermato sui gol facendo, eravamo in live, ma subito mi sono andato a recuperare i gol. Ragazzi, anche invece il pallonetto di Vitinho, il gol di Kvaratskhelia, ma anche il cost to cost di Pedro Neto che mette quella. Ragazzi, abbiamo visto dei gol pazzeschi in PSG Chelsea, un ritmo clamoroso. Il Bodo che ragazzi, boh, certo che non è a livello delle grandi, certo che non arriverà in fondo, certo che non vincerà la Champions League. Ma vuoi a pensare che sia la squadra Materasso, la squadra di Serie B che si trova lì per caso? Nulla succede, nulla accade per fortuna, per fato. Ne parliamo, lo dicevo prima, se volete vi invito a spolliciare, iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti, in descrizione trovate i profili social e vi ringrazio per il vostro supporto, sempre, sempre e comunque. Sì, parto da Federico, come ho detto prima, perché è bellissimo il primo gol dove stop e via, ma anche lì, come la guardiamo? Guardiamola dal punto di vista della strappata, del grandissimo lancio lungo del portiere Courtois, però il City che difende nell'altra metà campo a difesa completamente scoperta, cioè sta palla lunga ti arriva in porta. Poi è vero, forse Donnarumma può fare meglio perché esce un po' in scivolata e praticamente ritrae, non allunga la mano perché ha paura che sia fuori aria. Ok, però proprio troppi spazi, ne ho visto troppi spazi concessi a campo aperto dalla parte del City. La fase difensiva del City è stata inquietante e poi appunto in, in questa situazione specifica un giocatore come Valverde è andato a nozze perché anche sul secondo gol un grandissimo inserimento e poi lo dicevo prima parte sul primo gol svernicia l'avversario e ti mostra la sua propulsione, sul secondo ti mostra i tempi di inserimento e tira col sinistro che tanti col sinistro non ci sanno nemmeno camminare, lui invece ci segna un gol veramente come se fosse mancino. Sul terzo gol ragazzi proprio parliamo anche di tecnica pura, di una palla bellissima quella di Brain Diaz e lui controllo con sombrero all'avversario e gol. Ragazzi, apoteosi, calcio, divertimento, fantastico. Poteva a un certo punto essere ancora più gravoso il risultato perché sbaglia un rigore Vinicius forse in una condizione di eccellenza, in una condizione di stato d'onnipotenza forse l'avrei fatto, specialmente col seno del poi, l'avrei fatto battere a Valverde, sicuramente non l'avrebbe calciato come Vinicius. Bravo comunque anche Donnarumma, ma attenzione, oltre quell'occasione, oltre il rigore ci sono state
ci sono state altre occasioni dove ci ha messo una pezza Donnarumma. E attenzione, non è che il City sia rimasto lì a guardare, no, il City andava, aveva Doku specialmente a inizio gara, o se Semenyo, ragazzi, che anche loro, no? Hanno una gamba pazzesca, almeno un avversario te lo saltano con una facilità estrema, ma Doku a volte triplicato, nel secondo tempo mette, non mi ricordo chi, Semenyo, forse una palla in mezzo, e Rudiger rispaccata, ma mi è piaciuta tantissimo la fase difensiva del Real Madrid, clamoroso il Real Madrid, anche per abnegazione questa partita, i due lì davanti, Vinicius e Diaz, tutti blocco, una fisarmonica, tutti corti, stretti, anche bassi all'occorrenza. Veramente, veramente giocata magnificamente dal Real la partita di stasera, magnificamente. Se nel primo tempo comunque no, pensavo che fosse anche un po' ampio, un po' troppo punitivo il risultato, invece guardandola interamente non ha rubato assolutamente nulla il Real. C'è stata questa forza, questa superiorità per quanto mi riguarda. E da sottolineare che al Real mancavano gente importante, Mbappé, Bellingham, eh, ma i vari Alaba, come si chiamano? Non mi viene, ma ce ne sono altri ragazzi, Rodrigo stesso, quindi incredibile, incredibile. Dall'altra parte Holland una mezza progressione, ma ragazzi ha toccato veramente poche palloni, male, male, male. Incredibile, complimenti al Real. Non dico qualificazione chiusa perché magari lì in casa le abbiamo viste tante volte, c'è un po' di differenza tra Bernabeu e giocarsene fuori casa, però vediamo. Visto anche qualche partita di Liga, non me l'aspettavo così concreto il Real, sia in fase difensiva, ripeto, proprio come squadra, hanno fatto una grande partita, un grande collettivo. Volevo spendere, sì, due parole sul Bodo. Perlomeno in casa io mi aspettavo la superiorità del Bodo con lo Sporting, mi aspettavo che potesse vincere la partita. Secco 3-0, una squadra che fa muovere la palla in quel campo, la fanno muovere veloce, una velocità maggiore rispetto all'avversario. E poi anche il Bodo stesso, gente che comunque di qualità, vedi il terzo gol come l'ex Milan, Hogan, no? Ti punta, ti salta, ti mette la palla in mezzo, oppure come, e ce n'erano 5 in aria, erano 5 se conteggiamo anche lo stesso Hogan, come la spostano, le combinazioni, vedi il secondo gol, anche un po', no? Magari non fortuna, sì, che se non sbaglio c'è stata la deviazione, però ragazzi, non lo so, magari lì fuori casa sappiamo che c'è mismatch tra il giocare lì in Norvegia e fuori casa, però non è di certo una passeggiata di salute il Bodo, ma lo sapevamo già, quindi se questa squadra arriverà ai quarti avrà fatto un capolavoro, ma nulla di immeritato ad oggi, nulla di immeritato, nulla di a casa, una squadra che gioca bene, queste squadre se non se non ti bilanci, se non ti metti al loro livello, ti fanno male. Ti fanno male. La partita bella, un'altra partita bella che purtroppo ho visto solo nei gol, ribadisco che mi sono andato a recuperare, è PSG Chelsea, cioè anche per i gol che ho visto soprattutto vi posso dire che anche lì ragazzi hanno una qualità che è proprio lontana non voglio rischiare di annoiarvi e ripetervi sempre le stesse cose, ma davvero abituato a guardarmi da mattina a sera partite di Serie A, vedi PSG Chelsea e dici ma è un altro calcio, è un'altra storia, è proprio un'altra vita. Col gol chi è che segna? Barcolà, ma prima c'ha un'occasione clamorosa il Chelsea e poi ti riparte il PSG e ti va a fa gol, pazzesco, ma vanno a mille all'ora, poi che qualità, io ho visto i gol del Paris, Vitigna con quell'aggressione alta e poi Vitigna tocco sotto il gol di Kvara, ragazzi, dove l'ha messa, veramente pazzeschi. È un calcio che di un'altra fattura, dico soltanto di un'altra fattura. Per concludere, l'ultima cosa che volevo dire è che davvero ragazzi ci lamentiamo sempre soltanto degli arbitri italiani,
andate a vedere per favore quello che hanno fatto il Leverkusen Arsenal all'ultimo secondo, il rigore che hanno dato all'Arsenal. Per me è una roba disgustosa, veramente altro che come si chiama? Che simulazione, ma una roba pazzesca. Il VAR che non richiama, per me quella è una roba assurda, per farvi capire come si sbaglia veramente ovunque e come spesso e volentieri si va avanti per luoghi comuni, no? Ma in Europa e gli arbitri anche non italiani fanno delle cappellate. Che Dio ce ne scampi. Va bene, signori, sono andato forse anche un po' lungo, ma di discorsi da fare ce n'erano, per cui è come li abbiamo sciorinati in qualche modo. Vi abbraccio, grazie se siete arrivati fin qui. Un abbraccione grande.